Ciao amici, bentornati sul canale. Nel video di oggi esploreremo un altro luogo affascinante che ho visitato durante le giornate del FAI a Leonardo del Garda. Si trova a pochi metri dalla torre civica di cui ho già parlato in un precedente video che lascio qui sopra nelle schede ma anche in descrizione. Vi invito anche ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, così mi supportate nella creazione di nuovi contenuti e di nuovi punti di interesse in Italia. E adesso sigla! Oggi desidero presentarvi la Casa del Podestà, un luogo di grande importanza legato alla figura di Ugo da Como, un rinomato politico del tempo che ha trasformato questa residenza in una sorta di museo. Ugo da Como era un politico italiano nato a Brescia. Proveniente da una prestigiosa famiglia bresciana, ha studiato giurisprudenza a Roma e si è immerso negli ambienti socialisti stringendo amicizia con numerose personalità dell'epoca, tra cui Francesco Grisenti, proprietario di una delle più grandi aziende metallurgiche bresciane. Successivamente, Ugo da Como sposò la figlia di Grisenti e assunse numerosi incarichi politici, dal ruolo di assessore del comune di Brescia fino a diventare senatore della Repubblica. Quando Mussolini salì al potere, decise di ritirarsi dalla politica e dedicarsi alla vita all'interno di questa casa museo, creando una sorta di cittadella della cultura per la ricerca e lo studio. Questo luogo rappresenta un esempio di architettura medievale, dove risiedeva il podestà, colui che amministrava queste terre per conto della Repubblica di Venezia. Tuttavia nel presente video possiamo vedere come questo luogo sia diventato di grande valore culturale grazie all'iniziativa di Ugo da Como. Attraverso la visita di questa casa museo è possibile scoprire la vita e l'opera di questa importante persona e ammirare le opere d'arte che vi sono conservate. La proprietà fu acquistata all'inizio del 1900 e con l'aiuto di uno dei più importanti architetti dell'epoca, Antonio Tagliaferri, Ugo da Como la restaurò completamente e iniziò ad arredare la casa seguendo le mode dell'epoca. Durante la mia visita guidata, la guida della fondazione mi ha raccontato che durante i numerosi viaggi egli cercava di incorporare nella sua casa certi stili di arredamento che aveva osservato in giro per l'Italia. Ad esempio è presente una scala del 1400 che è stata recuperata da un antico palazzo e fatta poi incorporare nella casa museo. Vi invito comunque a visitare questo luogo e scoprire altri interessanti segreti che la casa custodisce. Dopo la morte di sua moglie nel 1945 la casa è stata trasformata in una fondazione ed è diventata un museo a tutti gli effetti. All'interno di questa casa è possibile trovare l'arredamento originale dell'epoca e oggetti davvero particolari. Inoltre questa fondazione ha acquisito anche la gestione della Rocca Viscontea, dove si trovano le stanze della casa del capitano, visitabili insieme al museo civico ornitologico. È possibile visitare tutto ciò insieme alla casa del podestà grazie a un biglietto cumulativo scontato.
teca, ovvero l'antenato dei nostri fornelli. Qui sotto mettevano le braci, sopra pentoloni di acqua e scaldavano. Come queste piastre che venivano usate per dare la forma all'osteo del prete, infatti a tutti i vari simboli, Cristo crocifisso. Sopra l'armadio una bella collezione di brocche della produzione di Faenza, che è famosa per le ceramiche, con questi motivi geometrici, floreali, vegetali. Da qui invece vediamo questa finestra che affaccia sulla galleria, che era proprio la prima sala dove siamo entrati prima. Esisteva già all'epoca del Ponte di Sta e permetteva a chi era qui dentro di controllare se era in arrivo l'ospite tanto. Quelli su questo tavolo ovale, perché sono tutti libri stampati, diciamo edizione tascabile, che ricordano un po' sempre il contesto della biblioteca, perché in particolare quella a sinistra, dove leggiamo si orta in biblioteca ave simili di sia in un giardino che in una biblioteca, non avrei bisogno. Secondo me, la vera perla di questo luogo è la biblioteca, che custodisce oltre 50.000 volumi, tra cui libri di grande importanza. Tra questi ho potuto ammirare uno dei libri più piccoli al mondo, che faceva parte di una serie di libri tascabili, una vera innovazione per l'epoca. Una cassaforte, all'interno di botanica, sono 96 libri, manoscritti troviamo anche dei cassetti che riportano dei nomi di antiche monete, troviamo Zecchini, Onwell. Vedevo poi la collezione Alla fine sono rimasto profondamente colpito da questa casa museo e dall'immensa cultura di Ugo da Como.
una persona che non conoscevo affatto. Si è dimostrato molto lungimirante dal punto di vista culturale e senza dubbio ciò che mi ha colpito di più è stata la biblioteca, con i suoi numerosi volumi antichi e preziosi. Ho apprezzato il fatto che Ugo da Como non si sia limitato a cercare di arricchirsi personalmente, ma abbia invece pensato al contesto in cui viveva, preservando numerosi beni artistici e architettonici e facendoli giungere fino ai nostri giorni. Scrivimi sotto nei commenti se anche tu conoscevi questo posto. E spero che il mio racconto nel video sia stato di vostro gradimento. Vi aspetto al prossimo video e vi invito a iscrivervi al canale e mettere un like se il video vi è piaciuto. A presto!